Maria e la Montagna Bianca. La vittoria in uno sguardo. Il miracolo della Montagna Bianca è un evento storico e religioso legato alla battaglia della Montagna Bianca, Bila Hora, che ebbe luogo nei pressi di Praga l'8 novembre 1620, durante la Guerra dei Trent'anni. Questo scontro non fu solo un evento militare, ma divenne un simbolo della protezione divina, in particolare attribuita alla Vergine Maria, venerata come intercessora nella vittoria cattolica. La Guerra dei Trent'anni, 1618-1648, fu un conflitto complesso che coinvolse gran parte dell'Europa, nato inizialmente come guerra religiosa tra cattolici e protestanti, ma che si intrecciò con motivazioni politiche. La Boemia, una regione a maggioranza protestante, si era ribellata contro l'autorità cattolica degli Asburgo. Federico V del Palatinato, leader protestante, era stato proclamato re della Boemia, sostituendo Ferdinando II, il sovrano cattolico. Ferdinando II cercava di riaffermare il suo controllo sulla Boemia con l'appoggio della Lega Cattolica, guidata dal generale Johann Tserclaes, conte di Tilly. La battaglia avvenne sulla Montagna Bianca, a pochi chilometri da Praga. L'esercito cattolico era numericamente inferiore rispetto alle forze protestanti, ma era meglio organizzato e guidato da comandanti esperti come Tilly e Carlo Bonaventura di Buquois. Prima dello scontro, i cattolici affidarono la loro causa alla Vergine Maria, chiedendo il suo intervento miracoloso. Tra le figure centrali che accompagnarono le truppe cattoliche durante la battaglia della Montagna Bianca si distingue Domingo de Jesus Maria, cappellano dell'esercito e generale dei Carmelitani Scalzi. Questo sacerdote spagnolo, invitato dallo stesso imperatore Ferdinando II, portò con sé un piccolo dipinto che aveva trovato in una chiesetta ussita. Si trattava di una rappresentazione dell'adorazione dei pastori, con Maria, Giuseppe e il bambino Gesù, la cui immagine era stata profanata dai protestanti. Gli occhi delle figure erano stati deliberatamente asportati in segno di disprezzo. Nonostante le mutilazioni, il frate decise di recuperare l'immagine e di portarla con sé sul campo di battaglia. Alla vigilia dello scontro, benedisse i soldati cattolici con quel quadro, infondendo loro coraggio e fede. La battaglia era estremamente incerta e, per lunghi momenti, sembrò volgere al peggio per le truppe cattoliche. Fu allora che si verificò un fatto prodigioso. Dagli occhi privati delle figure del dipinto partirono raggi di luce intensa, che accecarono i nemici sul campo, gettandoli nel caos e costringendoli alla ritirata. L'esercito cattolico, guidato da Tilly, colse l'occasione per lanciare un attacco decisivo al grido di Santa Maria, infliggendo una dura sconfitta ai protestanti. La vittoria fu schiacciante, l'intera fanteria di Federico V fu catturata, mentre altri 4.000 soldati protestanti perirono o furono costretti alla fuga. Al contrario, le perdite cattoliche furono limitate a poche centinaia di uomini. Una leggenda legata a questo fatto storico narra che alcuni soldati cattolici, durante la battaglia, avevano avuto visioni di Maria Santissima che li guidava come una madre amorevole e protettiva. La figura della Vergine fu dunque associata alla Montagna Bianca come simbolo di speranza e trionfo della fede. Come segno di riconoscenza per questo straordinario intervento mariano, a Praga venne edificata la chiesa di Santa Maria della Vittoria, che oggi è famosa per custodire il bambino Gesù di Praga. Il miracolo della Montagna Bianca divenne un potente simbolo della protezione mariana. La devozione alla Madonna della Vittoria si diffuse rapidamente, e la battaglia fu interpretata come una conferma della missione divina degli Asburgo di difendere la fede cattolica. Mentre i cattolici celebravano la vittoria come un miracolo mariano, i protestanti videro l'evento come una catastrofe. La vittoria cattolica portò a dure repressioni contro i protestanti nella Boemia, con confische di beni, esilio dei leader protestanti e imposizione del cattolicesimo come religione di Stato. La chiesa di Santa Maria della Vittoria, con la sua storia unica e i segni tangibili della protezione divina, è oggi uno dei luoghi di pellegrinaggio più visitati della Repubblica Ceca. Ogni anno, migliaia di fedeli provenienti da tutto il mondo si recano a Praga per trovare conforto spirituale, chiedere una grazia o esprimere gratitudine per le benedizioni ricevute. Questo santuario continua a essere un simbolo di fede e speranza, un luogo dove il miracolo della Montagna Bianca vive ancora nei cuori di chi lo visita.